Buongiorno dal Lido di Fasano. Ora la mia faccia è sorridente perché tutto è andato bene, quindi state tranquilli. Quindi lo scopo di questo video è raccontarvi cosa è successo e darvi anche dei consigli per evitare che accada. Allora, quelle sono le boe rosse che delimitano la zona di sicurezza oltre la quale la ragazza è andata. E il lago, ora molti di voi nei miei vari video mi hanno chiesto se il lago è pericoloso. In realtà il lago è come un coltello, se lo sai usare, se lo usi bene con cognizione non è pericoloso e fa quello che deve fare. Se lo dopri male ti puoi tagliare, e il lago se lo usi in modo sbagliato ti puoi veramente fare male. Qui non ti tagli, qua anneghi. Allora, è accaduto ieri, l'allarme è stato dato alle 15:10 dalla mamma, una famiglia tedesca, quindi non sono del posto e vengono qua in vacanza, ed questo è molto importante, vi spiego perché. Perché io sono del posto, abito a Desenzano e da bambino tra l'altro abitavo qua, quindi conosco bene il lago, ho sempre fatto il bagno qua nel lago di Garda e vi racconto alcune cose. Poi parliamo di quanto è accaduto. Peraltro ho anche un brevetto di immersioni profonde a 40 metri, ho un brevetto per immersioni notturne, ho un brevetto per immersioni con la mutastagna, quindi in inverno ho fatto tantissime immersioni qua nel lago e so anche cosa c'è sotto. Ora, cosa è successo? La ragazza ha iniziato a nuotare e si è allontanata ed è uscita dalle boe rosse. La mamma qui dopo un po' non la vedeva, che cosa ha fatto? Naturalmente si è preoccupata, la ragazza non si vedeva più e alle 15:10 ha allertato i soccorsi. Subito si sono movimentati 3 gruppi, la guardia costiera, i vigili del fuoco, in acqua intendo, e i volontari del Garda. Qui erano presenti i carabinieri, la Croce Rossa, e la ragazza è stata poi trovata circa dopo un'ora che stava nuotando in un punto al largo, era molto affaticata ed è stata trovata dalla guardia costiera. Ora, non sappiamo come sarebbe andata se non avessero trovato la ragazza. Sarebbe tornata? Forse sì, forse no. Ora, vi do dei consigli, non sono un soccorritore, non sono un assistente ai bagnanti, ma sono uno che vive qua sul lago. Ho sempre fatto il bagno quando ero bambino, ho fatto tantissime immersioni nel lago di Garda, conosco il lago. Non sottovalutate il fatto che il lago non è il mare ed è piccolino e non ci sono onde. Prima cosa importantissima, ci sono delle boe rosse, sono molto importanti, rispettatele. Perché rispettarle? Perché siete in zona di sicurezza. Considerate che qua sul lago passano anche tante barche guidate da persone senza patente, perché per una certa cilindrata non serve, possono noleggiare le barche e quindi potrebbero succedere degli incidenti. Passano anche delle moto d'acqua di qua. Ora, se non ci sono le boe rosse, che cosa fare? Se nuotate al largo, e non vi consiglio comunque di farlo, fatelo sempre in 2. E anche se siete in 2, prendetevi sempre quei salvagenti, non a ciambella ma a tavoletta, legati a una corda alla vita, perché anche se siete in 2, se la persona che è con voi non è capace di aiutarvi, non è un assistente bagnante, non è un professionista, affogate tutte e 2. E se la persona torna indietro per cercare aiuto, in quel tempo potreste anche affogare. Altra cosa importantissima, valutate sempre le condizioni del lago, perché ora voi vedete il lago, non ci sono onde, ma quelle increspature che voi vedete stancano tantissimo, e ve lo assicuro. Perché stancano tantissimo? Perché l'acqua del lago non è come l'acqua del mare. Sappiamo che l'acqua del mare è salata, e più l'acqua del mare è salata più vi tiene a galla. Qui no, qui vi stancate veramente tanto. E c'è un altro fattore da considerare: ogni tanto passano gli aliscafi, li vedete, no? Quei traghetti enormi che passano velocissimi per il trasporto dei passeggeri e dei turisti. Io ho già fatto più di 300 video sul lago di Garda, abito qua, conosco bene il lago, sono tutti i giorni sul lago, e quando passano questi aliscafi fanno delle onde che fanno veramente paura. Arrivano anche a 1 metro di altezza e arrivano qua sulla riva. Se vi trovate in mezzo e arrivano queste onde e siete anche già stanchi, quindi fate veramente attenzione e non prendete alla leggera il lago.
Quindi la storia è andata bene, la ragazza è rientrata, però io posso immaginare anche da genitore c'è lo spavento che tu non trovi tua figlia e tuo figlio per un'ora. Quindi anche voi ragazzi veramente fate attenzione a fare il bagno nel lago. Bene, in chiusura, allora se volete vedere questo posto dal punto di vista turistico ho già fatto un video e lo metto qua in descrizione. Ora però rilassiamoci, andiamo a bere un caffè qua a Gardone Riviera, vi metto il link qui e ci vediamo a bere un caffè e spero che il video vi sia stato utile.